Estate 2020. Vista la situazione, rinunciamo alla continuazione del giro in Nord Europa. Trovo su bikepacking.com un tour che mi attira ed è a un passo da casa. Modifico un po' lo spirito del viaggio. Prevedo 6 comodi pernottamenti in strutture al posto dei pernottamenti in tenda. Partiamo per il Slovenia West Loop di circa 7 giorni. Siamo pronti? Vai, vai. Passiamo Kranička Gora. Ecco, appena fuori dal paese prendiamo subito uno sterrattino. La salita verso il passo della Moistrocca è in parte su piacevole sterrato e in parte su asfalto. Dietro di me c'è il Triglav. I soliti schianti sotto il passo, e tornante dopo tornante non dovrebbe mancare molto al passo. Il passo. Allora, io non so quanto dura sto giro, è meglio andare avanti, anche se adesso inizia la discesa, mi vesto un po'. Inizia la discesa, vai! Come vi spiegherò tra poco, siamo piuttosto tardi e il tempo non è ottimale. Tornante. Ecco, e qua si arriva in macchina. La discesa invece è tutta su asfalto. Quarantesimo tornante. Il Canin. 41 tornanti. Panorami in Soka Valley, la valle del Soka, che è questo torrente qua sotto di noi, un bel po' sotto di noi per dire la verità. C'è una gola spaventosa, c'è una gola, una forra proprio. Il Soka è il nome locale del natisone, che gli sloveni hanno saputo valorizzare molto bene. Dai che fai traballare tutto. Ecco, siamo usciti dalla strada e abbiamo imboccato una stradina che ci porta verso il bosco. Prevedo qualche salita. Soka Valley. Soka Valley, guarda che meraviglia. Vai, vai. Cosa dicevi? È una meraviglia col sole, è uscito dopo il raggio. Sai che forse non prendiamo neanche la pioggia. Questo è posto da kayakko. Io e te Ginger che facciamo quelle rapide. Che bello anche sto pezzo qua. Cosa fai? Guardi il tuo prossimo sport? Ecco, depositate le bici. Siamo in centro a Bovec. Oggi facciamo lo stop.
Mountain Pass. Mountain Pass. Chissà come sarà con le borse. Abbiamo le borse che saltano da destra e a manca. Una carrellata di personaggi tipici. Oggi abbiamo altri 50 km, però partiamo prima, perché ieri non era ancora stato detto, siamo arrivati a Tarvisio e ci siamo accorti che la mano aveva dimenticato una borsa, per cui siamo tornati a Udine, siamo tornati di nuovo su a Kranisca Gora, per cui siamo partiti a mezzogiorno, per cui siamo stati tutto il giorno un po' in affanno per recuperare il tempo perduto. Non avevo lasciato a casa una borsa, avevo lasciato a casa la borsa. L'unica che ho. Succede. Ecco, passiamo a Bovec. Quando il buongiorno si vede dal mattino. Ecco, iniziamo la salita per lo Stol alle 9 di mattina. Ci siamo fermati a spogliarci e qua si sale, si sale. Pausetta sulla salita dello Stol. Perché ci siamo fermati? Perché dovevamo bere e in più ci fa male il freddo. Puffi puffi. E infine eccoci sul passo dello Stol. Una bella salitina, bella lunga, continua, però eccoci qua. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è. Ecco, qua c'è l'Italia e qua ci sono le caprette. Adesso dai, animo, su. Ciao. Eccoci, ciao. Arrivati. Kobarid. Kobarid. Prossima tappa Kobarid. Pronta? Pronti per la discesa. Andiamo. Qua saliti anche in macchina. Qua è un po' più rovinato, ma insomma. Ciao. Ecco, abbiamo finito la discesa dal passo. Bella discesa, non finiva più. Il campeggio di Podbela. Non so che giro ci fa fare adesso. Ah, questo? Probabilmente, no? Cosa vuoi fare di tutte quelle cose lì? Qual è il tuo prossimo sport dove ti vuoi cimentare? Cos'è? Le palle colorate? Ah, io sono sul kayak ormai proiettato. Così poi ti faccio gli agguati. Siamo scesi da là, eh? Guarda la stradina là sul
sulla montagna. Dicevo, in cima allo Stol mi era sembrata un po' provata, Sapevo più come star seduta in sella. ma dopo la salita viene sempre la discesa. Belle ste frasche qua, con poco hanno, no, tutte queste piante, tutto sto verde. Sì, sono belle, con poco fanno veramente. Siamo sul Natisone in realtà. Adesso seguiremo un po' il Natisone fino a Caporetto, Cobarid. Dicevo, le tappe di montagna le abbiamo sfagiolate, adesso sono un po' più curioso di vedere come continua il percorso. In pianura. Piatto. Non credo, adesso lo vedo, non credo sia piatta, insomma, sento odore di calamari fritti, tanto per cambiare. Di calamari fritti con le patatine. Patate fritte e calamari fritti, tanto per cambiare. Che bello che è qua, è veramente una meraviglia. Più bello che al mare, secondo me. Lungo il Natisone, ma è proprio piacevolissimo anche sto pezzo. Discesetta un po' più ripida. Volendo qua c'è anche un piccolo trail da fare, ma per oggi soprassediamo. Ecco gli ultimi chilometri di fondovalle prima di Cobarid in piano finalmente. Quello è lo scivolo del Monte Nero, ma se ci scii sopra, tracciando eleganti evoluzioni. Cobarid! Oggi Ale, com'è il programma? Oggi sono mezzo addormentato. Oggi sono 65 km, speriamo un po' meno salite. Dove arriviamo? A Nova Gorica. Grosso sforzo di concentrazione per notare. Adesso facciamo la colazione e poi via come sketch. Questa è la colazione di questa mattina al bar, vicino alla camera dove abbiamo dormito. Bellissima. Prima salitina su asfalto verso Livec, che è quella paesino per salire sul Mataiur. Eccoci a Livec, dopo una bella salitina. Uff. Eccoci. Pausetta, prima salitina fatta. Ho il sospetto, dovremmo salire più o meno fino là. Fino dove? Fino là. Là in alto? Hai detto che non c'erano salite oggi. No, ho detto che non c'erano grandi salite, non ho detto che non c'erano salite. Vuoi fare uno... Pubblicitario per il baretto Cincamerinca. Ottime colazioni e soprattutto ottima la colazione del ciclista con la banana. Ti vedo piena di energia, infatti. È l'ottima colazione di Cincamerinca. Tu non hai voluto prendere la colazione del ciclista. E infatti Quindi sono non qualche hai fiato. boccheggio. Ragazzo, Cincamerinca la sa lunga, Col senno di poi potremmo dire che è una bella salitina anche per il Collovrat. Mi hai assicurato che erano solo dei saliscendi, dei leggeri saliscendi, oserei dire.
Ho sottovalutato le montagne slovene. Sembra proprio di sì. Però sì. avendo fatto la colazione di Cinque Merinca non c'è problema. Che panorama, da qua su. Adesso inizia la discesa e questa è la cresta di confine. Di qua siamo in Italia e a sinistra siamo in Slovenia. Che panorami, eh? Topolò, il paese delle topole. Potenza della natura. Sai che salitina? L'Italia. Monte Piatto. Questo è il Monte Piatto. Questa è tutta la catena del Kolowrat. Boh, da qua discesa, almeno fino a Solkan. Eccola la strada ripresa, come da traccia. Ecco là tutta la catena del Kolowrat. Siamo passati tutto a mezza costa sotto le cime là. Questa stradina sembra una ciclabile, è asfaltata, non passa una macchina. Ecco, primo sterratino oggi, dopo un bel po' di asfalto, ma nel complesso un bellissimo itinerario. Dicevo, vuoi una bella batteria col 30%? Tu ne vuoi una col 47? Tu me ne dai una col 47? Ecco, mi sembra uno scambio vantaggioso, soprattutto per me che peso di più e consumo di più. Questo è il Korada, mentre quello di prima era il... Ti avevo detto di portare il pentolino e un po' di olio. Non sono lungimirante. Cosa ci fanno ste chiese qua su questi cucuzzoli? Dio solo lo sa. Che male che ci sono questi. Perché pensavi che non ci fosse nessuno? Una sezione più tecnica. Che bello! Cosa aumenta? Il trip aumenta, la distance diminuisce. Il trip aumenta e la distance? Diminuisce. E poi cosa succede? Poi la batteria esplode. No, poi la batteria finisce e poi esplodono le gambe. Se esplode la batteria, subito dopo esplodono anche le gambe. Tu che fai tanto lo spavaldone, se non lasciavo in eco alla cosa giù, questa non la facevo. Senza tutti i tuoi urli, la prossima volta non trovi la batteria, così non fai più tanti urli. Sono le ore 20. 8:20 e partiamo, quarto giorno di giro. Oggi arriveremo a Postumia. Hai sistemato la gomma, Ale? E per un po' d'aria devo fare il tubeless che mi ha fatto Giovanni. Schiudo e stendiamo un velo pietoso. Siamo subito nel verde. Hello. Nel parco, siamo già nel parco, tutti i cagnusoli a fare la passeggiata. Ciao bello! L'uva. Noi andiamo dritti. Si continua in questa pianura. Ecco Ale alle prese col guado. Bello il fondo, sì.
Bisogna dire, a parte il fatto che siamo in salita e stiamo per finire la batteria, il posto è veramente magico. Siamo in Eco Più, che arranchiamo. Abbiamo già una cinquantina di chilometri fatti, almeno è asfaltata e quindi è un pochino più scorrevole, dai. Siamo persi? No, non siamo persi, ma tra l'altro non mi ha preso bene la traccia, a un certo punto si interrompe, ma comunque dobbiamo seguire questa traccia qua, dobbiamo salire ancora un po' e dobbiamo salire ancora un po'. Questa è la piazza dove c'è il nostro mega albergo A 75 euro. a 65 euro con colazione. Primo piatto com'era? Buono. Abbiamo preso la burrata con le pesche, aveva un po' di noccioline sopra, col pane Della pizza, di pizza caldo. appena fatto, era squisito, bravissimi, bravi, andiamo al secondo. Ho già finito la prima birra, vediamo adesso cosa succede. Postumia, Lubiana, altri 70 km. Tempo è sempre bello. Per fortuna. GPS manca un pezzo di traccia, abbiamo combinato col telefono che bisogna tirarlo fuori in mano, sarà un po' un casino, ma vabbè, combineremo. Partiti? Partiti, certo. Partiti. Come va la traccia? Anche senza GPS? Un po' di telefono, un po' di GPS. Lo vedi? Sempre andiamo avanti, no? Ah. Ecco, stiamo per arrivare a Lubiana. Dopo una bella discesa in un bosco di raggi secolari. Il giro di boa per noi, perché da qua si torna in su. Sì, d'altra parte a Lubiana quando vieni in autunno, quando c'è brutto tempo in genere, sì. Cosa vuol dire? È una bella città, scusa. No, la metto in dubbio, ma anch'io devo essere stato una volta in autunno con una giornata grigissima. Grigia, sembrava tutto sì. grigio, non Invece guarda che bello che col sole. Aperitivo sulla Lubianka, che non è una prigione russa come io pensavo, ma è il fiume di Lubiana. Siamo partiti da Lubiana, siamo ancora vicinissimi al centro. Oggi ci attende la tappa fino a Bled e poi praticamente domani ritorniamo a Kremnička Gora. Siamo in questo bellissimo parco che sinceramente non so come si chiama. Lubiana, i parchi di Lubiana nelle brume mattutine.
Periferia di Lubiana, parchi, laghi. Dicevo, questi posti, se non vieni in bici non li vedi mai, no? L'impressione, come in Svezia, in periferia di Stoccolma, che anche la qualità delle ragazze è più elevata. Nei quartieri bene. Intanto vediamo se siamo ancora in traccia, che mi sono distratto. Siamo saliti un po' sopra Lubiana. Beh, non continuerà così tutto il giorno. Siamo a Topol. Quindi noi siamo lì a Topol. A Catarina siamo. Sinistra. Bello anche il single trail, eh? Bello, molto godibile. Adesso ricomincia una stradina ad asfalto su questa cresta in alto, su questi montagnozzi con panorami veramente notevoli. E di qua e di qua. E di qua e di qua. E in questi boschi, tutti sti bivi, ci si perde. Ah, che belle stradine. Che figata, direbbe Simone! È un single trail con il letto di foglie, sufficientemente largo su un pendio, ma sufficientemente largo. Bellissimo, bosco bellissimo. Manca solo di vedere l'orso. Manca solo l'orsacchiotto. Abbiamo finito di mangiare, il posto è bellissimo e adesso Dormiamo. Pennica. in Pennica abbiamo altri quasi 40 chilometri. Cosa stai dicendo, Pennica? Io molto per la Pennica. E invece no, bisogna pedalare alla grande. Aspetta, faccio una panoramica perché fuori qua è proprio bello. Ecco, dopo una pausa rigenerante sia per noi che per le batterie, abbiamo anche caricato un po' le batterie in questa bella agostina con una vista bellissima sulla valle. Riprendiamo. Non finiscono mai queste salite. E tirano sempre di più. Incredibile, sono sempre più ripide. 45 chilometri abbiamo fatto. Solo. Fin qua era il single trail perfetto, ma adesso ci riattacchiamo alla strada che è subito lì sopra. Stai portando a passeggio la bici? Non è lei che dovrebbe portare a passeggio te. Facciamo un po'. Però abbiamo ritrovato la traccia. E dopo aver mangiato, aver fatto delle salite da urlo di nuovo, siamo arrivati qua, questo posto bellissimo. Perché abbiamo scamellato tutta quella cresta su e giù dietro di te lì. Ma non finisce mai, ma... Lo sapessi, lo so. Cioè è bello, ma infernale. No, più che altro sono delle salite ripide così che non vai avanti. E anche un po' di problemi di orientamento perché la traccia non è proprio perfetta. È pieno di stradine forestali. Beviamo. Siamo persi qua a 900 metri su una delle tante creste slovene. Abbiamo trovato una strada piuttosto trafficata, non si sa da dove vengano queste macchine, dove vadano.
che siamo persi un po' nel nulla. Ah. Sorridi? Sorridi? Sto ridendo. Oh Gesù Gesù. Il lago non si vede mai. Yeah! Si vede anche il lago. Siamo tornati nella civiltà. Certe volte è bello anche sforzare. Oggi abbiamo sforzato. Abbiamo sforzato oggi? Sì, decisamente. Mi riempie fin da ridere. Lo sforzare mi fa ridere. Stavo prendendo con le barchette dietro col tuo Aperol Spritz. Stanotte ha piovuto, a mezzogiorno tutto va bene, siamo a Krasnitska Gora. Dopo andiamo a prendere la cucciola. La cucciola bellissima. Che abbiamo avuto i video tutti i giorni della nostra cucciola che giocava. In ferie anche lei. In colonia. La Radovna è il fiume incassato in questa stretta valle. Che è il parco del Triglav. Beh, il parco del Triglav va fin sulla Maestroca, fin sul Triglav. Siamo già entrati nel parco. Sì, sì, siamo già entrati. Valle molto selvaggia. E per finire un bel pezzo di ciclabile tutta per noi. Rispetto ai giorni scorsi sembra veramente autunno, vero? Sì. Krasnitska Gora. Andiamo a vederla. No, mi sembrava là. Sì, Meno 20, meno 60. Scotta.